Ciao a tutti, io sono Riccardo e questo è Body Positivity. Negli ultimi anni stiamo assistendo ad una maggiore integrazione nelle campagne pubblicitarie di brand nella rappresentazione di corpi diversi tra loro. Questo vuol dire che l'essere grassi è diventato una tendenza? E perché è offensivo escludere una persona grassa da una pubblicità? Rincuoriamo tutti dicendo che no, la ciccia non è una tendenza. Che si voglia usare il termine grasso, curvy, plus size o appellativi anche peggiore con cui si confonde l'essere stronzi con il politically correct, tutti questi termini ci dicono semplicemente che nel mondo esistono una varietà di corpi diversi dal proprio. È un fatto, è una realtà, non è una tendenza. Si tratta della vita delle persone, non di un gusto di un gelato. La pubblicità è spesso un riflesso della cultura pop e della società, tuttavia può anche modellarla. Negli ultimi 20-30 anni abbiamo assistito ad una forte correlazione tra immagine del corpo e pubblicità e gli effetti sono stati devastanti. I casi di anoressia e bulimia sono aumentati e tutto questo perché le persone inseguivano quel modello che vedevano nelle pubblicità. Questo non vuol dire che la pubblicità abbia tutta la responsabilità, ma il fatto è che le persone si confrontano con queste immagini ogni giorno e la mancanza di immagini dignitose delle persone grasse non solo perpetua gli stereotipi sulla loro salute, ma rafforza anche altre pericolose immagini, come ad esempio l'idea che le persone siano grasse perché si abbuffano di tagliatelle con ragù in cui magari ci fanno anche la scarpetta. Per molte persone con corpi più grandi questo messaggio è particolarmente problematico perché le esponiamo ancora di più ad un maggiore rischio di sviluppare disturbi alimentari. La prevenzione e la cura non sono atti esclusivi della singola persona. Chiunque può contribuire alla prevenzione e alla cura degli altri attraverso le parole che usa e ai comportamenti che attua. E in tal senso anche la pubblicità, come anche noi, può avere la sua responsabilità. Per coloro che sono abituati a vedere persone che assomigliano più o meno a loro, tutto questo può sembrare irrilevante, ma la rappresentazione di persone che assomigliano a te ti ricorda che c'è una vita fuori anche per te e che non può non essere vissuta in attesa di un altro corpo. E richiedere maggiore rappresentazione non può essere confuso con l'idea che sia considerato offensivo essere magri. Questa è l'osservazione tipica di chi non ha mai vissuto la stigmatizzazione del peso su di sé, altrimenti si renderebbe conto che pensare che la rappresentazione equivalga a creare nuovi standard anche se diversi, comunque escluderebbe tutti gli altri. Il fatto è che siccome fino ad ora la rappresentazione è stata univoca, allora sembra che quello che chiediamo è di sostituire la rappresentazione dei corpi magri con quella dei corpi grassi. Ma al contrario la rappresentazione deve essere più inclusiva, non esclusiva. Inoltre non possiamo negare che se parliamo di intimo, di costumi e della moda in generale, trovare negozi fisici che vendano capi di taglie più grandi è ancora molto difficile. Per cui la rappresentazione di corpi diversi ha anche il fine utilitaristico di mostrare come quel capo è indossato. Non è che le persone grasse non vogliano frequentare i camerini, è che fin quando sarà più facile trovare online un capo della propria taglia, sarà sempre più utile vedere un'immagine che entrare in un camerino. Insomma, una migliore rappresentazione di tutti i corpi nei media e nella pubblicità non significa commiserarsi o rompere le balle al mondo. Significa dire che anche io esisto e se questo può darti fastidio non sono le persone grasse il problema. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate qui sotto i vostri commenti e che la Body Positivity sia con voi.